Ciao a tutti e bentornati su Katie Mail, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare una nuova borsa, una maxi borsa a sacca, un modello davvero particolare anche per la lavorazione scelta. Per questo progetto è disponibile un kit materiali completo sul sito di Tutti a Mano Luisa, trovate il link nel box, informazioni qui in basso. In questo tutorial vi ho mostrato tutti i passaggi, fodera compresa, quindi mi raccomando guardate tutto il video perché vi ho spiegato tutto passo passo. Progetto molto semplice anche per le principianti, anche se la lavorazione sembra un po' particolare, ma vi ho spiegato tutto passo passo, quindi potete andare tranquille. Fatemi sapere ovviamente qui sotto nei commenti cosa ne pensate, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. Allora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato una base tonda da 19 cm, un salvaspalla in ecopelle ed una tracolla in ecopelle cuoio, una rocca di filato Inda color caramello, una chiusura magnetica, due moschettoni tondi, uncinetto numero 2,5 per la lavorazione del fondo, uncinetto numero 3,5 o 4 per la lavorazione del corpo della borsa. Ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dal fondo, lavorerò la base in modo differente, ovvero andrò a lavorare appunto catenella o maglia bassissima all'interno dei fori anziché lavorare le maglie basse direttamente nei fori. Utilizzerò l'uncinetto numero 2,5 che passa benissimo nei fori del fondo visto che sono un po' piccolini, quindi ci prendiamo il filo, facciamo un cappio iniziale lasciando la codina finale un po' più lunga. In questo modo inserisco l'uncinetto in un foro qualsiasi del fondo, prendo il filo, lo porto all'esterno, inserisco l'uncinetto nel foro successivo, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima e procederò in questo modo per ogni foro del fondo. Quindi andremo a fare prima questo giro di rifinitura e poi procederemo con il resto della lavorazione. Lasciate ovviamente le maglie molto morbide, non andare a stringere troppo. Bene, arrivati a questo punto, cosa andiamo a fare? Inseriamo l'uncinetto nell'ultimo foro rimasto, ma andiamo a prendere la codina che avevamo lasciato un po' più lunga. Ce la portiamo all'esterno. E andiamo a chiudere con questo filo in questo modo. Dopodiché tiriamo fuori il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. In questo modo faremo una chiusura perfetta e non andremo a tagliare il filo. Quindi andiamo a chiudere proprio con asola di chiusura, quindi a ricreare l'ultima catenella. Poi vado a bloccare comunque il filo sul retro. Come potete vedere avremo un bel giro di rifinitura perfetto. A questo punto dobbiamo cambiare uncinetto, quindi andiamo a prendere quello più adatto per questo filato. Io utilizzerò l'uncinetto 3,5, quindi prendo l'uncinetto, mi inserisco esattamente nel punto corrispondente dove c'è esattamente il filo, prendo solo la metà catenella retro, prendo il filo e vado a lavorare la prima catenella che mi va a sostituire la prima maglia bassa. All'interno di questo punto lavoro un'altra maglia bassa, punto successivo inserisco l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna e lavoro una maglia bassa, poi punto successivo sempre prendendo solo la metà catenella esterna lavoro 2 maglie basse, quindi andrò ad alternare per tutta la base 2 maglie basse ed una maglia bassa.
Terminato il giro lo chiuderemo con chiusura invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto nel primo punto dall'interno verso l'esterno, prendiamo l'asolina, la portiamo all'interno, poi inseriamo l'uncinetto alla base dell'asola, all'interno tiriamo il filo e blocchiamo il tutto con una catenella che andrà comunque a sostituire la prima maglia bassa. Ora procederemo lavorando con il punto di lavorazione che più ci piace. Io per questo progetto ho deciso di lavorare il punto ventaglio, una versione del punto ventaglio. L'abbiamo vista nel Bactus del tutorial precedente, ovviamente in questo caso apporterò qualche modifica per adattarlo alla borsa. Quindi abbiamo detto che questa catenella funge da prima maglia bassa. Fatto questo procediamo lavorando una maglia bassa nei due punti successivi, quindi una e due, poi facciamo 3 catenelle, saltiamo un punto, andiamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia bassa. Lavoreremo una maglia bassa anche nei due punti successivi, quindi il giro sarà composto da 3 maglie basse, 3 catenelle, 1, 2 e 3, si salta un punto, si va nel successivo e si ricomincia. 3 maglie basse, 3 catenelle per tutto il giro. Termineremo il giro facendo 3 catenelle e chiudendo con una maglia bassissima nel primo punto. Quindi inserisco l'uncinetto nella prima catenella che abbiamo lavorato e facciamo una maglia bassissima. Faccio una catenella, mi porto al centro della seconda maglia bassa, quindi inserisco l'uncinetto nel cuore della seconda maglia bassa e lavoro un punto maglia, quindi andrò a lavorare una maglia bassa proprio al centro della seconda delle 3 sottostanti. Dopodiché procedo lavorando il primo ventaglio esattamente nello spazio di 3 catenelle, quindi lavorerò un ventaglio da 7 maglie alte. Una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi di nuovo inserisco l'uncinetto nella seconda maglia bassa delle 3 sottostanti proprio al centro e lavoro un punto maglia, che sarebbe una maglia bassa lavorata nel cuore della maglia sottostante. Poi ho di nuovo lo spazio da 3 catenelle dove andrò a lavorare un altro ventaglio da 7 maglie alte. Poi di nuovo una maglia bassa nel cuore della seconda maglia bassa sottostante. Quindi andremo a ripetere questo procedimento per tutto il giro. Se per voi 7 maglie alte sono troppe, potete scendere anche a 5 oppure utilizzare un uncinetto più piccolo.
Bene, ho terminato questo giro, ho anche cambiato uncinetto, sono ritornata al 3,5, questo è un po' il bello dei miei tutorial perché ogni tanto cambio uncinetto in base al lavoro che mi si presenta davanti, ma invito anche voi a fare lo stesso ovviamente, quindi in base al risultato che volete ottenere cambierete uncinetto. Mi piace di più come restano con il 3,5, restano belli rigidi, mentre con il 4 mi restavano un po' troppo morbidi. Comunque per quanto riguarda l'ampiezza della borsa va benissimo così, quindi non ho bisogno di allargare ulteriormente il lavoro, quindi posso procedere con il 3,5. A questo punto vado a chiudere il mio giro esattamente nella prima catenella che ho lavorato all'inizio del giro, con una maglia bassissima in questo modo, e teniamo a mente questo giro perché andrà ripetuto insieme all'altro per tutto il corpo borsa. Quindi ora iniziamo con il giro successivo, mi porto con delle maglie bassissime esattamente al terzo punto, faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa nel terzo, quarto e quinto punto alto del ventaglietto sottostante, una, 2 e 3, dopodiché lavoro 3 catenelle e poi di nuovo vado a lavorare le 3 maglie alte nei 3 punti centrali del ventaglietto sottostante, quindi andremo a ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto qui sulla base. Poi di nuovo 3 catenelle e 3 maglie basse sul ventaglietto, ovviamente una per ogni punto, e procederemo in questo modo per tutto il giro. Terminato anche questo giro, chiuderemo con una maglia bassissima esattamente nella prima catenella che abbiamo lavorato, quindi inseriamo un uncinetto e lavoriamo una maglia bassissima, facciamo una catenella e andiamo a lavorare esattamente un punto maglia nella seconda maglia bassa, quindi come abbiamo fatto nel giro precedente all'ultimo lavorato, inseriamo l'uncinetto al centro della maglia bassa e chiudiamo a maglia bassa, ma è chiamato comunque punto maglia. Ed ora nello spazio di 3 catenelle lavoriamo le 7 maglie alte, il procedimento quindi resta lo stesso. E poi di nuovo una maglia bassa al centro della maglia bassa sottostante, sempre nella seconda. Si procede quindi in questo modo per tutto il giro e per tutto il corpo borsa andremo ad alternare questo giro con il precedente, quindi quello dove andiamo a creare gli spazi per ospitare i ventaglietti. Vi lascerò indicati qui in alto il numero totale di giri che andrò a lavorare io, e questo numero di giri parte esattamente da questo giro qui, quello formato da 3 maglie basse e 3 catenelle, quindi non comprende i primi 2 giri, fino all'ultimo. Quindi raggiungiamo questa misura, ovviamente vi lascerò anche la misura in centimetri e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato tutti i miei giri e ne ho lavorati in totale 23, partendo ovviamente dal primo giro di punto ventaglio, quindi quello che va a creare gli spazi, ed ho ultimato proprio con quello.
Ho raggiunto un'altezza di 26 cm, ma ovviamente voi potete variare l'altezza. Il modello che sto realizzando io è una borsa stile secchiello, quindi non sarà alto come un secchiello, ma comunque va a riprendere il fondo tondo. Quindi ora vediamo come andare ad ultimare il tutto. Andremo a chiudere il giro nella catenella iniziale con una maglia bassissima. Facciamo una catenella e da questo momento in poi andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante, catenelle comprese, quindi partendo dal primo punto inizio a lavorare una maglia bassa nei punti successivi e quando arrivo sulle catenelle vado a lavorare una maglia bassa in ogni catenella, quindi abbiamo 3 catenelle ed otterremo quindi 3 maglie basse. Poi procedo lavorando una maglia bassa nei punti successivi e questo sarà il procedimento che dovremo ripetere per tutto il giro. Lavorato questo giro abbiamo una base tutta a maglia bassa, procederemo semplicemente lavorando i punti come si presentano, quindi andiamo a chiudere il giro, inseriamo l'uncinetto nel primo punto, prendiamo il filo, lo tiriamo fuori e facciamo una catenella. Conterà come prima maglia bassa, procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Andremo a lavorare giri di maglia bassa per il totale di giri che trovate indicati qui in alto insieme alla misura in centimetri, che comprende solo questa parte, quindi dal primo giro di maglia bassa fino all'ultimo. Procederemo quindi in questo modo. Se volete restringere ulteriormente il bordo vi basterà fare delle diminuzioni su entrambi i lati, quindi per fare la diminuzione vi basterà lavorare i due punti insieme. Lavoriamo tutti i giri e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato 5 giri di maglia bassa, ovviamente partendo dal primo, corrispondono a 3,5 cm. A questo punto vado a chiudere con maglia bassissima nel primo punto, quindi inserisco l'uncinetto in questo punto, chiudo a maglia bassissima, faccio una catenella e partendo dal secondo punto vado a lavorare una maglia bassissima in ogni punto sottostante. Ovviamente prenderò solo la metà catenella esterna. E una volta terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. A questo punto, avendo utilizzato una lavorazione molto traforata, è necessario foderare. Io nel box informazioni qui in basso vi lascio il tutorial per una fodera super facile e veloce, l'ho già realizzata. Vi basterà posizionare il corpo borsa lì sopra di un pezzo di tessuto messo a doppio e ritagliare ovviamente i lati. Ritagliare il pezzo di tessuto e poi andare a cucire i lati. Io in questo caso ho rifinito anche il bordino, ma non è obbligatorio, quindi a questo punto non ci resta che andare a foderare. Ovviamente ci tengo a dirvi che il corpo della borsa resta molto morbido proprio per via del punto di lavorazione che è traforato, quindi se non vi piace l'effetto morbido potete andare ad irrigidire sia con una scocca in feltro, che potete tranquillamente realizzare voi stesse, con della rete, oppure cambiare punto di lavorazione. Quindi a questo punto, detto questo, vado a cucire la fodera. Non vi ho comunque detto che se siete esperte nel cucito potete anche andare a realizzare una fodera sagomata.
Cucita tutta la fodera possiamo andare a bloccare il filo. A questo punto, per andare ad applicare la chiusura magnetica, dobbiamo innanzitutto imbottire un po' la borsa per farla stare su. Possiamo utilizzare qualsiasi cosa, io metterò una coperta all'interno così non sentirete nessun rumore. Quindi supponiamo che la borsa venga in questo modo, noi dobbiamo andare a piegare la parte frontale e retro in questo modo, quindi si creerà questa forma a ovo e noi dobbiamo andare ad applicare la chiusura proprio esattamente al centro, quindi una parte andrà all'interno ed una all'esterno. Possiamo segnarci il punto preciso con degli spilli. In alternativa possiamo andare a prendere le misure e stabilire la parte centrale, quindi a questo punto possiamo andare a cucire il bottone magnetico. Per cucire la parte che andrà all'interno utilizzerò il filo di nylon, così potrò uscire anche all'esterno senza che il filo si veda. Infatti vado inizialmente a bloccare il filo all'esterno, ovviamente cercando di fare dei punti comunque nascosti. Bene, applicata anche la chiusura, non ci resta che applicare gli ultimi accessori ed avremo ultimato la borsa. Quindi prendiamo i moschettoni tondi e li andiamo ad agganciare esattamente nella lavorazione della borsa, dove c'è proprio la piegatura del laterale, e andiamo a far passare il moschettone esattamente qui dove ci sono le 3 maglie basse. In alternativa potete utilizzare anche dei ponticelli. Ripetiamo lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Questi saranno gli agganci per il manico e la tracolla. Il manico e la tracolla hanno i propri moschettoni che andremo ad agganciare ai moschettoni applicati sul corpo della borsa. Ed ecco qua la nostra borsa a sacca finalmente pronta. Un progetto davvero particolare che spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Mi raccomando, mandatemi le foto sul mio profilo Instagram. Vi ricordo che il kit materiali completo per realizzare questa borsa lo trovate sul sito di Tutti a Mano Luisa, trovate il link nel box informazioni. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutti gli spoiler dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!